Arte, realtà virtuale, social network e collezionisti. Che cosa hanno in comune? Innovazione, tecnologia, fruizione, valorizzazione, collezionismo. Queste sono le chiavi di lettura di un mondo dell'arte che guarda sempre di più ai nuovi canali di comunicazione. Vediamo come i grandi collezionisti decidono di rendere pubbliche le proprie opere anche utilizzando le nuove tecnologie. Da qualche anno i social media e la realtà virtuale sono tecnologie che stanno supportando enti pubblici e privati, ma soprattutto collezionisti, nell'attività di fruizione e valorizzazione delle proprie collezioni. Seppur vero che nulla può sostituire il piacere di guardare da vicino e dal vivo un'opera d'arte, è anche vero che le nuove tecnologie, gli smartphone, i social network offrono la possibilità di arrivare ad un pubblico internazionale e soprattutto di rendere fruibili e visibili quelle opere che normalmente, soprattutto in occasioni di collezioni private, stanno chiuse e sono quindi inarrivabili al maggior numero di persone. I pochi fortunati che possono godere di questo sono i collezionisti e decidono di sperimentare queste nuove tecnologie per poter creare dei veri e propri musei virtuali. Ha affrontato questo tema l'avvocato e docente Alessia Zorloni, ponendo l'attenzione sulle nuove tecnologie, in particolare la realtà virtuale, ossia la possibilità di ricostruire delle ambientazioni anche grazie all'utilizzo di strumenti quali i visori immersivi che permettono di creare una vera e propria full immersion in musei o ambientazioni. Una su tutte la DSL Collection di Dominique e Sylvain Levay, coppia che nel 2016 ha dato vita al primo museo virtuale. Grazie alla realtà virtuale hanno dato l'opportunità di aprire la loro collezione, spesso suddivisa addirittura in mostre virtuali, dando l'opportunità a noi appassionati di poter girovagare tra le loro opere e poterle ammirare. Questo è il potere che offre la tecnologia, quello di poter rendere l'arte accessibile e di creare nuove occasioni di fruizione, in cui l'interazione e la partecipazione la fanno da padrona, aprendo davvero nuovi orizzonti e possibilità per poter fruire dell'arte. E tu, quale museo virtuale vuoi vedere?